Ciao ragazze e bentornati a Crochet Romance e Filati Romance. In questo video andremo ad imparare a realizzare un bellissimo runner. È un progetto facilissimo che potete anche trasformare in coperta da letto, in scendiletto, in tappeto, un po' come volete, dove vi piacerebbe averlo. O potete anche realizzare dei bellissimi copricuscini semplicemente andando poi in seguito ad effettuare una cucitura per unire i pannelli. Io ho realizzato un runner da tavolo e il mio misura circa 1,20 m in lunghezza per circa 30 cm in larghezza. Ho poi decorato con delle nappine e delle perline le estremità del lato corto. Il punto è semplicissimo da realizzare, tutto il lavoro è fatto su una sola riga. Come materiale vi servirà il filato cowboy della Mistrico Filati. È un nuovo arrivo ed è un filato davvero particolare. Come vedete ha un effetto vellutato a pelo cortissimo ed è un'unica corda che è molto resistente ed è facilissima da lavorare. Ci sono tanti colori a disposizione e troverete il link per il filato cowboy sotto a questo video nella descrizione. Io ho scelto il colore panna che ha il codice 2 e ho usato 4 gomitoli. Del quarto gomitolo mi è avanzato questo che non è tantissimo, vedete, già si vede l'anima interna, il cartoncino. Inoltre ho usato un uncinetto del 4,5 e ho utilizzato le perline in legno di 2 misure. Queste sono da circa 8 mm, piccoline, e ci serviranno 2 perline per ogni nappina di quelle piccole, e questa è da 25 mm con il foro da 5 e ho usato una perlina per ogni nappina di quelli grandi. Se fate il runner nelle stesse misure che ho scelto io, vi serviranno 6 perline grandi per ogni lato, quindi in totale 12, e 12 perline piccole per ogni lato, quindi in totale 24. Per il campioncino di lavorazione sto avviando soltanto 20 catenelle, quindi 2 volte 10, e adesso aggiungo 2 catenelle. Come vi avevo detto, servono altre 2 catenelle per fare l'equilibrio. Adesso andiamo ad aggiungere altre 3 catenelle che fanno la prima maglia alta. 1, 2, 3. Queste 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta. Ora facciamo una maglia alta nella quarta catenella dall'uncinetto, poi facciamo una catenella e ora saltiamo 4 catenelle di base. Quindi andiamo a contare 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella andremo a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Quindi una maglia alta, sempre nella stessa catenella di base, la seconda maglia alta, la terza, 2 catenelle di separazione
e sempre nella stessa catenella di base altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Adesso facciamo una catenella di separazione, saltiamo 4 catenelle di base, 1, 2, 3, 4, nella quinta andiamo a lavorare una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. E adesso dobbiamo ripetere. Facciamo una catenella, saltiamo 4 catenelle di base, nella quinta facciamo il gruppo di 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Uno, 2, 3, 2 catenelle e altre 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Ora una catenella di separazione e saltiamo 4 catenelle di base. A questo punto dovete ripetere il motivo, quindi andremo sempre a fare un ventaglietto pieno e un punto V, poi di nuovo un ventaglietto pieno, un punto V. Nel mio caso, avendo soltanto avviato 20 catenelle di inizio, mi trovo già a fine riga, quindi dopo aver lavorato l'ultimo ventaglietto a punto pieno ho fatto una catenella di separazione e adesso lavoro nell'ultima catenella 2 maglie alte. Per finire la riga. Iniziamo la prossima riga, facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e lavoriamo una maglia alta sopra la prima maglia alta. Ora facciamo una catenella di separazione e andiamo a lavorare attorno alle 2 catenelle del ventaglietto un altro ventaglietto, quindi faremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Adesso facciamo una catenella di separazione e lavoriamo un punto V sopra il punto V, andando sempre all'interno delle 2 catenelle. Quindi maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, una catenella di separazione. E questo motivo lo dobbiamo ripetere per tutta la riga. Quindi ora andrete a lavorare un punto ventaglietto sopra il punto ventaglietto, un punto V sopra il punto V, sempre facendo una catenella di separazione tra i 2 motivi. Quando arrivate alla fine della riga dovrete avere un punto ventaglietto pieno che andiamo a lavorare, quindi 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte,
Poi facciamo una catenella di separazione e terminiamo con 2 maglie alte entrando nella terza catenella che abbiamo fatto ad inizio riga. Dopo aver fatto una catenella di separazione, terminiamo la riga con 2 maglie alte entrando nella terza catenella che abbiamo fatto ad inizio riga. E questa riga che vi ho appena mostrato la dobbiamo ripetere per tutto il lavoro. Quindi andremo ora a fare 3 catenelle, voltiamo il lavoro, facciamo una maglia alta nella prima maglia alta, poi una catenella di separazione, un punto ventaglietto sopra le 2 catenelle del punto ventaglietto della riga precedente, una catenella di separazione, un punto V sopra le 2 catenelle del punto V della riga precedente, una catenella di separazione e ripetiamo per tutta la riga. Alla fine della riga faremo una catenella di separazione e andiamo a lavorare 2 maglie alte sopra la terza catenella. Alla fine del lavoro dobbiamo ancora fare una riga di chiusura, quindi l'ultima riga del runner sarà fatta così: 3 catenelle, voltiamo il lavoro, facciamo una maglia alta nella prima maglia alta. Ora facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3. Se fate delle catenelle molto strette potete fare anche 4 catenelle, provate per vedere come vi viene più pulito. Ora al centro del punto ventaglietto andiamo a lavorare una maglia bassa, poi facciamo di nuovo 3 catenelle o 4, dipende dalla vostra mano, e sopra il punto V andiamo a lavorare un punto V, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta. E poi si prosegue per tutta la riga: 3 o 4 catenelle, una maglia bassa al centro del punto ventaglietto, 3 o 4 catenelle, un punto V sopra il punto V. Alla fine della riga, dopo aver fatto le 3 catenelle di separazione, andiamo a terminare con 2 maglie alte nella terza catenella. Poi ripassiamo il filo, stringiamo, tagliamo la codina e andiamo a nascondere tutte le codine. Vediamo ora come realizzare i tasselli o le nappine. Per prima cosa dobbiamo tagliare 2 pezzi di filo di circa 30 cm e li teniamo da parte. Poi ci servirà un cartoncino, una carta di credito, un qualcosa di rigido. Io ho usato questo calendario del 2022 che non è mai stato usato, ma che è abbastanza rigido e ha una misura di circa 12 cm. Scegliete qualcosa che abbia una misura simile, va bene anche da 10 cm, non andrei molto più in alto perché se poi più è lungo in centimetri, più vi diventano lunghe le nappine e eventualmente non vi basterebbe poi il filato per fare tutte le nappine. Quindi ora parto, metto il filo così a bordo con l'agendina e vado ad avvolgere attorno per 28 volte. 2 3 4 5 ok,
28 volte, taglio il filo sempre dalla parte dove ho anche la codina iniziale, così, e adesso prendo uno dei fili che ho appartato prima e lo faccio passare sotto. Ora lo portiamo verso l'alto e fissiamo con un nodo. Stringiamo e facciamo un secondo nodo per fermare bene. A questo punto io mi trovo comoda a sfilare il lavoro e con le forbici andiamo a tagliare al centro. Qui abbiamo bloccato con il nodo, dall'altra parte dove abbiamo già le codine andiamo a tagliare. Così. Ora apriamo il lavoro, questa non si è tagliata, apriamo il lavoro e pieghiamo al contrario per nascondere il nodo. Ora prendiamo l'altro filo che avevamo tagliato prima e a circa 2 centimetri lo andiamo a fissare con un nodo per formare la testa della nostra nappina. Un solo nodo per questa parte, prendiamo l'ago tirafettuccia e andiamo ad avvolgere il primo filo 1, 2, 3 volte attorno al nodo. Sul retro andiamo a passarlo attorno al centro. Per fermarlo, ora prendiamo l'altro filo e andiamo ad avvolgere altre 3 volte, sempre sul retro facciamo passare il filo attorno. Così. Dato che il filato cowboy è un filo che come lo mettiamo rimane, quindi non è scivoloso, non c'è rischio che il lavoro si apre anche se non abbiamo fatto grandi nodi o cuciture. Adesso possiamo andare a tagliare l'eccesso in modo che le codine abbiano tutte la stessa lunghezza. E la nostra nappina è pronta. Adesso dobbiamo andare a fissare la nostra nappina al centrino. Tagliamo un pezzo di filo di circa 30-35 cm e andiamo a fissarlo al centro all'interno di un punto V. Così, a metà, facciamo un nodo e adesso infiliamo le perline, prima una piccola poi
la perlina grande e di nuovo la perlina piccola. Fatto ciò, facciamo un doppio nodo a questo punto dobbiamo annodare questo filo alla nappina. Io ho fatto così, sono passata dal centro della nappina da un lato, ho fatto il nodo e poi ho passato l'altra codina dal lato opposto al centro e ora stringo. Ok, e adesso passo di nuovo attraverso il centro, faccio un secondo nodo e passo dal lato opposto, così abbiamo un doppio nodo e il nodo rimane nascosto al centro della nappina. Adesso con l'aiuto dell'ago tirafettuccia vado a passare queste due codine attraverso il nodo della nappina, aggiustiamo un pochettino, così, anche l'altra codina, e il lavoro è finito. Dobbiamo solamente accorciare le codine in eccesso e il nostro runner è pronto.